Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi parliamo degli ombretti cotti, perché potreste aver acquistato questi ombretti, averli provati e aver detto non scrivono così tanto ed essere naturalmente rimaste insoddisfatte del risultato. Sono ombretti molto versatili e particolari. Ve ne faccio vedere uno a caso, questo qui. Che caratteristiche hanno questi ombretti? Si chiamano ombretti cotti proprio perché sono cotti, sono pressati e poi vengono cotti. E questo procedimento è quello che gli dà una particolare caratteristica, cioè che possono essere utilizzati sia da asciutto che da bagnato. Ci sono molti ombretti che purtroppo bagnati non possono essere utilizzati, anzi se andate a bagnarli poi scoprirete che lì dove è caduta la goccia, lì dove li avete bagnati, non scrivono più così tanto bene. Quindi ricordatevi sempre di guardare se l'ombretto può essere utilizzato sia da asciutto che da bagnato, ci deve essere sempre scritto sulla confezione. Questi ombretti hanno la caratteristica di scrivere molto meglio se il pennello, ricordatevi sempre di bagnare solo il pennello, viene bagnato. Se cercate di prelevare questi ombretti con il pennello asciutto, noterete subito che questi ombretti scrivono meno. Infatti lo sto provando, ve lo voglio far vedere. Il tratto non è così omogeneo. Oltretutto bagnati questi ombretti hanno una tenuta maggiore. Quindi come fare per prelevare questi ombretti? In questo caso abbiamo questo tipo di applicatore in dotazione che va abbastanza bene per prelevare questo tipo di prodotto. Potete prelevarli con le dita e vedrete già, adesso ve lo faccio vedere, che scrivono molto di più, non c'è proprio paragone, scrivono tantissimo. E adesso utilizzerò invece il pennello bagnato, un po'. Ok, quindi scarico un attimo perché non voglio che ci sia tantissima acqua sul pennello, lo prelevo il prodotto con il pennello e vediamo se riesco a farvelo vedere, e lo applico sulla mano. Scrive veramente molto bene. Guardate la differenza, è veramente notevole, anche perché utilizzato bagnato il tratto è molto più uniforme, il colore è molto più saturo e anche più brillante, quindi potete utilizzarlo in diversi modi. Questo è quello che ho applicato bagnato, questo è quello che ho applicato con il dito e questo in centro è quello che ho applicato con il pennello asciutto, praticamente non scrive quasi per niente. Quindi se avete acquistato degli ombretti e questi ombretti purtroppo non vi hanno soddisfatto perché non scrivevano tanto, cercate di capire se magari stiamo parlando di questa tipologia di ombretti. Vi faccio vedere anche l'altro colore, già che ci sono. Il colore particolare, questo colore qua, che è un blu scuro. Prendo con il dito, zaffiro viene chiamato, effettivamente bellissimo, molto bello. Questo ombretto l'ho acquistato all'Eurospin ed è un ombretto super economico, costa meno di 5 euro, mi sembra 3,99. Tutte le volte che passavo lungo la corsia vedevo tutto il reparto make up, fondotinta, poi cosa c'era, correttori, via dicendo, sono sempre andata avanti perché ho detto ma no, comunque io sono abituata a utilizzare un'altra tipologia di prodotti. E vedevo sempre questo ombretto che comunque ha dei bei colori, però sono colori che vanno utilizzati in un modo particolare perché sennò risulterebbero troppo intensi. Questa volta che cosa ho fatto? L'ho acquistato e ho pensato voglio mostrare come realizzare un trucco, anzi non un trucco, più di un trucco, utilizzando una sola palettina, un solo ombretto direi, perché poi alla fine un solo ombretto economico alla portata di tutti. Quindi
quindi che cosa farò la prossima volta? Vi farò vedere un po' di look, non vi voglio svelare niente, realizzati utilizzando questo ombretto. Quindi io vi aspetto mercoledì prossimo ore 15 con un nuovo video di make up dedicato a questi colori e vi volevo chiedere se avete utilizzato i prodotti dell'Eurospin, se avete utilizzato il correttore, se avete utilizzato il fondotinta. Fatemi sapere se li avete utilizzati, se vi sono piaciuti. Io vi saluto e mando un bacione grosso grosso e ci vediamo mercoledì. Buon make up a tutti, alla prossima!